Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come alcuni di voi avranno visto nella diretta su Twitch che ho fatto qualche giorno fa, ho già spoilerato la big news, ovvero che questo weekend non correrò con le Formula Predators, ma correrò con un'altra auto. Ora, come avrete visto dai video su YouTube, ci sono stati dei problemi in queste prime 3 gare di campionato. Problemi che non sono i guasti o le rotture, che fanno parte del motorsport, tutte le macchine si rompono, dalle categorie inferiori fino alla Formula 1. Ma i problemi sono stati di natura organizzativa, per cui mi sono trovato a correre senza test, senza organizzazione. Insomma, non voglio scendere nei dettagli, ma questa situazione ci ha portati alla scelta inevitabile di cambiare team. I problemi quindi erano col team, non con l'organizzazione o col costruttore, che sono stati sempre gentilissimi e disponibilissimi ad aiutarmi in tutto. Ora, dato che cambiare team a pochi giorni dalla gara è un casino, gli organizzatori mi hanno proposto di correre questa gara su un'altra auto. Stiamo parlando di un'auto di un livello davvero esagerato perché, signore e signori, questo weekend correrò a bordo di questa. Quest'auto si chiama Grip G1. Esatto, Grip scritto esattamente con 3 i. Ma di che auto stiamo parlando? Ora, quest'auto ha una storia davvero interessante, perché è nata di recente da un gruppo di ingegneri israeliani che hanno unito il loro ingegno e la loro passione con il know-how e l'esperienza degli italiani. Perché ricordiamoci che l'Italia è la terra dei motori, cioè qui in Italia abbiamo le eccellenze assolute. Per farvi un esempio, le IndyCar, Formula 2, Formula 3, Formula E sono tutte costruite dalla Dallara, che è a 5 minuti dall'autodromo di Varano. La Grip è scesa per la prima volta in pista con il suo prototipo nel 2015 e nel 2018 ha lanciato la sua prima serie di gare con griglia interamente dedicata alle grip e corre proprio qui nel Formula X Italian Series. L'idea che stava alla base di quest'auto era quella di creare un'auto da corsa di alto livello ma low cost. Ora bisogna tenere a mente che il concetto di low cost è relativo, nel senso che nel motorsport il low cost non esiste. Cioè non esiste un'auto da corsa per cui ti fai la gara con 30 euro come i kart a noleggio. Il motorsport costa, punto. Però qui si parla di costi molto inferiori al motorsport in generale, in quanto una stagione completa con 7 weekend con gara doppia costa intorno alle 50.000 euro. E chi è esperto di motorsport capisce che si tratta di low cost, perché una stagione nell'europeo Formula Renault, che quest'auto in alcune piste può anche andare più forte, costa 10 volte tanto. Tra l'altro chi volesse provarla può provarla per delle sessioni, anche chiunque, anche chi non è un pilota può provarla. E ho lasciato qui sotto l'indirizzo da contattare per eventuali prove. Loro vendono 3 turni da 20 minuti con briefing, spiegazione, telemetria eccetera eccetera a 1.500 euro più IVA, che se poi l'anno dopo fate il campionato ve li scalano dal totale. Ma entriamo nel dettaglio di questa macchina per scoprire com'è fatta. Allora, il telaio è tubolare, mentre la carrozzeria, stavo per dire carene, abituato alla moto, a vederla e sentirla sembra carbonio, ma in realtà è vetroresina. Un particolare tipo di vetroresina che è intrecciato come se fosse carbonio, sembra carbonio a guardarla. E le prestazioni sono davvero elevate, abbiamo 205 cavalli di potenza per 400 kg di peso, che sono prestazioni che la collocano tra un Formula Renault 2000 Light e un Formula 3. La meccanica è quella di un'auto da corsa a tutti gli effetti, con sospensioni, barre antirolio, differenziale. Ma la grande particolarità sta nel motore. Ora, se la vedete che sembra smontata è perché effettivamente me l'hanno lasciata smontata in modo che io possa farvi vedere com'è fatta dentro. Tac! Mamma mia, che figo è poter smontare le macchine così. Quello che vedete qui, ovvero il motore, è una delle grandi particolarità di questa macchina. Infatti la Grip monta un motore di moto, ovvero quello dell'Aprilia RSV4. E la più grossa sfida è stata proprio quella di adattarlo per farlo funzionare su una monoposto. E vi spiegherò il perché. Prima di tutto, i motori di moto hanno pignone, catena e corona, quindi la catena trasmette il moto. Qui, come potete vedere, la catena non c'è, perché il moto viene trasmesso da questo albero fino al differenziale. E qui si nota subito la grande differenza con le Formula Predator, che montano anch'esse motori da moto. Nelle Predator, come avete visto, il moto è trasmesso con una catena a un unico assale posteriore, quindi le Predator non hanno differenziale. Mentre invece qui volevano creare un'auto da corsa di alto livello, quindi serve per forza il differenziale. Per poter mettere il differenziale loro hanno ruotato il motore di 90 gradi e hanno creato questo sistema con quest'albero che trasmette il moto al differenziale. A questo punto però si presenta un problema,
Ovvero, il motore di una moto ha una caratteristica, ovvero che la moto piega. Quindi quando la moto va in piega, il motore ruota insieme alla moto. E quando la moto quindi piega, la forza centrifuga punta tutta verso il basso, quindi l'olio del motore resta sempre in basso. Su un'auto da corsa invece, se metti il motore di una moto, quando l'auto va in curva il motore non piega, quindi l'olio per la forza centrifuga si sposta tutto verso i lati. Questo crea dunque un problema di pescaggio che andrebbe a rompere il motore. Per questo motivo quindi i signori Grip hanno creato questa. Questa è una pompa dell'olio che ha il compito di ovviare a questo problema. Quindi si occupa di pompare costantemente l'olio all'interno del motore. E questa pompa è stato un grosso traguardo ingegneristico perché l'hanno progettata e costruita loro. Cioè questa se vai in giro non la trovi. Non esiste, l'hanno creata loro. E viene raffreddata da questo radiatore dedicato proprio all'olio. Il cambio è a tutti gli effetti quello della moto, che non è al volante ma viene azionato con una leva che sta di fianco al volante. Quindi prima in avanti, la folle tra la prima e la seconda e poi tutte le marce indietro. Non bisogna usare la frizione per cambiare le marce, sia in salita che in scalata, non serve neanche dare il colpetto di gas, fa tutto l'elettronica. Elettronica che in realtà si ferma qui, perché non esiste su quest'auto. No traction, no ABS, solo il manico del pilota. Il volante, che in questo momento è spento ma potete vedere in questo video, è una figata perché ha questo dashboard con tutta una serie di informazioni, quali temperature, marce, gira il motore, tempo sul giro previsto, delta, eccetera eccetera. E tra l'altro sul volante ci sono presenti dei LED con degli allarmi che segnalano al pilota eventuali problemi di temperature e sui quali c'è stato fatto un briefing molto importante su come gestire la macchina, ovvero quando vediamo gli allarmi siamo stati istruiti su cosa fare. Ogni auto è dotata di telecamera on board con telemetria che registra il video e fa vedere subito la telemetria in sovraimpressione, permettendo quindi ai piloti a fine turno di guardare immediatamente il video e sistemare eventuali problemi nella guida. E se pensavate che fosse tutto qui vi sbagliavate, perché c'è dell'altro. La grande figata di quest'auto sta nella tecnologia che hanno sviluppato. Ora, ogni auto è dotata di telemetria, ma non si tratta solo della classica acquisizione dati per cui torni ai box e guardi tutto, ma la telemetria viene inviata in tempo reale ai box, permettendo agli ingegneri di monitorare le condizioni della vettura. E proprio per quanto riguarda i dati, Grip ha fatto un lavoro eccezionale. Tutti i dati, infatti, oltre ad essere trasmessi e analizzati col pilota per migliorare le performance di guida, vengono archiviati e poi trasmessi online agli spettatori con tutta una serie di grafiche animate che fanno sembrare una gara di Formula 1. Insomma, se andate a vedere sul canale YouTube della Grip, che ho linkato qui sotto, e andate a vederlo perché sono delle gare fighissime, il video della gara è qualcosa di incredibile e spettacolare. Ma non solo, a breve vedremo grafiche come questa, in cui, grazie ai loro algoritmi, vanno ad analizzare tutti i dati della guida dei piloti e vi fanno questi confronti, permettendo di confrontare statistiche come la freddezza, la resistenza alla pressione, la bravura nei duelli. Cioè, sono cose che non abbiamo mai visto nel motorsport. E non finisce qui. Stanno anche sviluppando un sistema di comunicazione tra le vetture che permette di avvisarti qualora la macchina davanti abbia un problema tecnico. E i ragazzi di Grip stanno facendo tutto questo lavoro di sviluppo perché il loro obiettivo è quello di andare a implementare queste tecnologie nel motorsport in generale. Quindi non limitarle solo a queste macchine, ma andarle a riportare poi su tutto il motorsport. E per finire stanno anche lavorando per far sì che questa serie di gare venga trasmessa in tutto il mondo. Hanno infatti appena chiuso un accordo con ESPN per cui le gare che corriamo noi verranno trasmesse in Brasile. E inoltre, questo è un argomento che a me sta molto a cuore, hanno unito il reale con il virtuale. E mi sono dimenticato di rimettere la pancia della macchina. Fate finta di niente. Infatti, tutti i piloti del campionato, oltre a partecipare alle gare reali, partecipano anche alle gare virtuali col simulatore, che danno punti per il campionato. Quindi, vincendo le gare sul simulatore, si può fare la differenza sulla classifica finale. Naturalmente contano meno, infatti la vittoria sul simulatore viene data 3 punti, mentre qua vale 25 punti. Però, quanti campionati sono stati vinti per un punto? Tra l'altro, come vedete qui, questa serie è presentata da un main sponsor, che è Fiverr, che non so se conoscete, comunque andate a vedere il sito. È una piattaforma geniale che io utilizzo già da anni, per cui potete trovare a poco prezzo professionisti che facciano qualche lavoro per voi, non so, grafici, designer, overvoice, eccetera eccetera. Comunque, basta parlare, adesso lo tutto ce l'ho già, quindi devo solo mettere il casco, salire a bordo e provarla per la prima volta. Yeah! Siamo pronti per provare la Grip! Madonna raga, che mezzo! Porca vacca! Non ho regolato gli specchietti. Mamma mia, fa paura sta macchina. Anche solo andando così a spasso il freno pesta veramente forte. Ma poi il sound, ne vogliamo parlare? Una cosa che noto è che il volante è duro, quindi si farà fatica a guidare. La cambiata è veramente fluida, non devo far niente, devo solo muovere la leva e fa tutto lei. Fa sia autolift che autoblip.
Come il cambio della moto. Beh, è il cambio della moto questo. Ok, rientriamo in box, verifichiamo che sia tutto ok. It's okay? Yeah, everything goes okay, it's okay. Can I go? Keep going. Bene, iniziamo a spingere, vediamo come si comporta questa grip. Ok, gomme fredde. Raga, dovrò mettere i tappi dopo. Porca vacca che casino che fa. Madonna quanto spinge. Figa. Porca vacca raga, sta macchina fa paura, è massacrante per il collo, massacrante. Questa non è la Predator, questa è leggermente più difficile. Ora capisco perché in Formula 1 fanno allenamenti per il collo. Mamma mia che figata spaziale. Porca vacca. E a differenza delle Predator che ho guidato finora, che sono molto leggere e poco stancanti da guidare, qui la fatica fisica si fa sentire. È un'auto che raggiunge i 2,5 G di forza laterale e che ai 220 ha 420 kg di carico aerodinamico. E specialmente nell'S veloce è impressionante quando va forte. È incollata a terra e ti si stacca il volante dalle mani. E per frenare poi si fanno 80 bar di pressione. Insomma, qui sopra, l'ho sperimentato sulla mia pelle, l'allenamento fisico per il volante, le spalle e le braccia inizia a essere fondamentale. E questa formula è davvero geniale perché corri con un'auto da corsa che va veramente forte, di alto livello, con costi molto più bassi rispetto alle altre categorie. E soprattutto è figo vedere il lavoro di sviluppo tecnologico che stanno facendo. Tra l'altro stanno anche cercando team disposti ad acquistare la macchina e gestirla per la stagione 2020, quindi come sempre anche per quello fate riferimento all'email che ho scritto qui sotto. Comunque ora è giunto il momento di far sul serio, perché scenderò in pista per il weekend di gara con questa macchina. Farò 4 sessioni di libere più una qualifica e 2 gare. Ora qui il livello è veramente alto, vanno tutti fortissimo. Il primo, un certo Jarin Stern, è un fenomeno, 5 volte campione nazionale di kart, ha corso nel Formula 3 europeo. So già che sarà impossibile essere competitivi, ma cercherò di fare del mio meglio e l'obiettivo sarà prendere meno secondi possibile dal leader e giocarmi qualche posizione. Nei prossimi giorni usciranno i video del weekend di gara che saranno totalmente in inglese. Ovviamente ci saranno i sottotitoli in italiano in modo che tutti voi possiate capire tutto. Il motivo per cui saranno in inglese è molto semplice. Qui non c'è uno che parla italiano. Il team è israeliano, il capo ingegnere è tedesco. Quindi l'80% del video sarebbe stato per forza in inglese. A quel punto ho fatto che fare in inglese anche quel 20% restante, perché non ha senso fare un video 80% inglese e 20% italiano. E questo comunque è una cosa veramente importante per me, perché questi video quindi saranno visti all'estero e creeranno delle belle occasioni per me, per questo canale, per le mie gare, per i ragazzi della Grip. Comunque state tranquilli, ci saranno i sottotitoli e vi giuro, non vedo l'ora di saltarci su e fare la prima gara su un'auto di un livello pazzesco.